Finito il pranzo ci siamo spostati e ora vi mostriamo un'altra chicca. Siamo venuti in quest'altro parcheggio dove c'è questo curioso cartello che vieta il drifting, perché in queste zone sono tutti abituali a fare le sgommate, i burnout e tutte le piroette nei parcheggi. È la prima volta che vediamo questo tipo di cartello molto curioso. Come vedete dal nome siamo in questo parco. Come si chiama? Facile, no? Com'è il nome? Scrivetecelo nei commenti come si chiama questo parco. Ancora non ci abbiamo capito nulla su questo alfabeto e mai ci capiremo. Qui c'è tutta la mappa che ora noi seguiremo. Come vedete da queste statue siamo nel parco dei musicisti e dei coreografi, dei danzatori. Un inno alla musica questo parco, diciamo. Soprattutto cantanti e musicisti. Abbiamo poi queste bellissime sculture di legno che ci ricordano il giardino delle fate che abbiamo visto dalle nostre parti. Vi mettiamo il video su in descrizione, così se lo volete andare a vedere. Beethoven. Ludwig van Beethoven, è vero. Il mitico Beethoven. La cosa fantastica è che come vi avvicinate ad una di queste statue c'è un sensore e fa partire la musica di questo compositore. Per esempio, fantastico. Ora è partita la musica di Beethoven, ma quando ci sono i cantanti partono le loro canzoni. Fantastico ragazzi, hanno fatto delle installazioni veramente un'opera d'arte. Poi sono dislocate qui nel boschetto, c'è questo appunto, come diceva Fede, questo piccolo sentiero da percorrere e quando vi affacciate al sentiero c'è silenzio, si sentono solo le foglie e gli alberi e poi a un certo punto parte la musica, come diceva, perché il sensore la fa attivare. E è un'immersione incredibile fra gli alberi, la natura, le statue. Una sorpresa veramente. Queste bellissime statue di legno sono fantastiche. E anche quelle, perché sono state ricavate da dei tronchi tagliati, diciamo così. Ci sono ben 42 installazioni di compositori, cantanti e ora li andiamo a scoprire piano piano. Bellissimo. E qui che abbiamo? Abbiamo il giardino zen giapponese. Che scoperta ragazzi. È un angolino che hanno ricavato, ovviamente sempre con la musica che parte in automatico quando arrivate. Questo bellissimo dondolo con musica rilassante e questo piccolo stagno, ho visto ci sono anche le rane, bellissimo, con l'acqua che scorre continuamente, è rilassantissimo. Qui abbiamo il grande Mozart. Grande Lucianone nazionale! E Pavarotti ragazzi, abbiamo trovato Pavarotti, che scoperta, che figata! Non facciamo piovere, visto che oggi è bella, dai! Ora vi portiamo a far vedere e sentire un gruppo famosissimo. Vediamo se lo indovinate subito alla prima inquadratura. Sono proprio loro, i fantastici Beatles!
E noi poi siamo stati anche nella loro città, a Liverpool, e potete andare a vedere il nostro video di quando siamo andati a trovare i Beatles a Liverpool. Per ogni installazione c'è un cartellino con un QR code, lo potete scansionare e come vedete vi dà tutta la storia, è in inglese, del gruppo, del compositore, dell'artista in questione. Veramente bravi. Signor Sindaco Giorgiano ha fatto un ottimo lavoro. Sorvoliamo poi su Ano and Vano. Oh, one the same. Macinino, sì. Louis Armstrong. Frank Sinatra, ragazzi. E qui che abbiamo il grande Stevie Wonder. Io mi dissocio da questa cosa, sappiatelo. Oddio! È difficile perché il terreno non è... È inguardabile, Il Fede. mitico Michael Jackson. È inguardabile. Proviamo a rifare. Basta. La GoPro si spegne per vedere ste scene. Io mi dissociavo, ve l'ho detto. Si è fusa anche la cassa, non parte nemmeno la canzone. Ecco, domandati perché. Qui abbiamo Whitney Houston. E qui chi abbiamo? Chi abbiamo qui? Forza con i commenti. Chi abbiamo qui? Il mitico, superbo Elvis Presley. Con il famoso suo brano Suspicious Minds. E chi, se non il miglior chitarrista di tutti i tempi? Jimi Hendrix. Hendrix, quello del film di Piero Raccioni. Hendrix. 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 Ray Charles. B.B. King. E non poteva mancare il mitico Elton John. Che si dice? John, che si suona? Che si suona? Con questo bel pianoforte. Barry White, cantagliele grosse. Vediamo se indovinate di chi è questa chitarra. Di chi è? Scrivetelo veloci, veloci, veloci. Bob Marley. Che posto meraviglioso. Ora torniamo dal nostro Charlie. Passeggiando nel silenzio, ogni tanto si sente qualche macchina in lontananza, ma è ben organizzato questo parco, poi c'è un verde, uccellini, insomma oggi è stata una giornata full immersion nella natura e è veramente rigenerante. Rilassante, rigenerante, una bella scoperta, una bella sorpresa. Ma che è sto suono? Ah, ma è questo? È questo che suona? Sì, io credo di sì. Pensavamo fosse un uccello, un coro, un picchio da qualcosa. Siamo rimasti colpiti da questo cartello, da questo quadro, insomma, dove fanno vedere una discarica dentro a un bosco che è stata completamente ripulita. E questo è un messaggio per le generazioni future. Esatto. Praticamente dice che la società di oggi ha bisogno, la società del buttar via, la chiama tra virgolette, ha bisogno di una trasformazione e quindi qui l'obiettivo era di togliere tutto, pulire e
dice grazie al supporto supporto e cooperazione dello sviluppo addirittura austriaco hanno fatto questa pulizia molto grande di questo sito e hanno riportato l'ecosistema, diciamo, alla sua origine. E sono progetti questi che a noi ci toccano in maniera molto particolare. Sì, perché queste qui non sono solo foto, purtroppo, Questa è la realtà. E quando vediamo una roba del genere sotto agli alberi, io personalmente mi sento in colpa come essere umano. Non è stato scelto il posto a caso per il Parco dei Musicisti, ma hanno visto bene di affiancarlo a questa super mega arena, anch'essa per la musica. È un'arena molto grande con tantissimi parcheggi. Ora ovviamente non ci sono spettacoli, abbiamo visto il cartellone che sono prettamente estivi, tipo luglio e agosto, però sembra imponente vederla da fuori. E come si può chiamare un'arena sul Mar Nero? La Black Sea Arena. Esatto, l'hanno chiamata l'Arena del Mar Nero. Siamo tornati qui a Cobuleti, nel paesino, e abbiamo fatto anche qualche acquisto, poi ve lo faremo vedere. Sì. Facciamo una passeggiata perché stiamo cercando qualcosa di particolare. Ma anche perché di fatto l'altro giorno c'era una gran confusione di mattina e non avevamo visto praticamente poco e nulla, insomma. E qui ci sono un po' di negozietti, mercato, posti dove trovare roba buona. I kiwi insieme ai vestiti. Le arance, guarda. Formaggio. Ay meruli oluyor. Nasıl? Qui è tipo un bazar di quelli turchi, però È georgiano. tutto fuori, È tutto fuori dai fuori. negozi. E è sotto a questa tettoia. Ci siamo precipitati in un bazar. Senti che buono il caffè macinato. Sì. Il mercato agricolo. Sento odore di... è quell'odore di caffè. Come si chiama? Va isya. Due metà. Due metà. Mm. Ok. Ok. Metà non so di che. Kokana. 1, 2, 3. Dai. E mezzo quanto è? What's the name? The name? Non parla. Nome. Come si chiama? No. Sì, vabbè. vabbè. Vabbè, con lo studio. Insomma ci siamo capiti. Uno? А это не хватит. No? Не, Queste? да. А это 2 штуки. 2,50. Ah, 2,50 all'uno. Quindi sono Ah, 5 ok. per Ok. 5 gel. Thank you. Thank you. Abbiamo preso questi che non sono salamini, ma dopo vi diciamo come si chiamano. Ora siamo un po' un attimo nella confusione. Esatto. Sono ripieni di frutta secca. Frutta secca, come sono? Oddio. Com'è, com'è? Si attacca al lavoro del tuo dentista. Ma che io non ho capito che cos'è. È un dolce. È un salamino dolce, nel senso che allora, è il dolce tipico georgiano, è ripieno di frutta secca, di solito noci, noccioline, è ricoperto con un involucro di sciroppo di frutta. Ok. Viene fatto in casa, dicono che non contenga conservanti e coloranti, ma il colore sia proprio dato dalla frutta. Quindi tieni, lo faccio assaggiare.
Si rompe tutto. Devi morderlo. Aspetta. Mordilo perché c'è anche il codino dentro. Vediamo un po' com'è. Non so perché c'è questo qui, che forse fa da filo interdentale. Ma è buono. Mi ricorda qualcosa, Devo capire cosa. I dolci di Natale. Mi sa. Come i dolci di Natale. Questa era una delle missioni, trovare questo dolce. Questo è buonissimo, ragazzi. Ciliegia, una glassa di ciliegia, non so come si chiami. E dentro ci sono le noci, guardate, le noci, buonissimo. Qui noci, uvetta e un cagnolino che aspetta e gli diamo qualcosa. Te mangi le noci? Tu mangia tutto. Che bontà, ragazzi, buonissimo. Assaggia? Mi sento osservata. Cambio? La camminata, ragazzi, mette appetito, anche perché abbiamo fatto 6 km oggi. Serviva. Ci voleva. How much? How much? Price. Two? Guarda quanta frutta e verdura. Se ne prende. Qui ce ne abbiamo altri, vedi? Di tutti i gusti. Su, ma colori? Ah, fai te. Scegli te quali prendere. Uno verde e un arancione. Uno ok? Ma mi si piega. Ah, è al contrario. Vai, uno verde. E non si fa torta a me. Ok. Basta questi due allora. Sì. The name? The name? Name? No, name. Ciuccella. Ciurcela. Yes. Ok? Oh, ok. Ciurcela. Ciurcella. Thank you very much. Ciurcella. Abbiamo preso altri due ciurcella, si chiamano. Ciurcela, abbiamo Ciurcela. chiesto alla signora perché non me lo ricordavo, l'avevo letto nel web. E questo è uno dei dolci tipici, più che dolci è uno snack nazionale della Georgia. Il numero 1, quello più diffuso, infatti ce l'avevano tutti. Vero. E poi il colore è dato dalla frutta usata nello sciroppo. Ovviamente non sapendo il georgiano non stiamo a chiedere il tipo di frutta, ma prendiamo i colori che ci piacciono di più. Questo abbiamo, pesto. Pesto alle erbette. Sentiamo. Cosa vedete? Then ajika. Verde, agica che è? Non so. Green agica. Green? Agica, what is this? Ma è hot? Hot spicy? Hot? Ah no, no spicy. No hot? No spicy? Sarà piccante uguale. No hot? What it? No. 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 Little? Little? Questo? Little no hot. The same? The same? Abbiamo comprato questo bel barattolo di sugo. Non sappiamo cosa ci sia dentro. Ma se c'è no- scritto chiaramente sì, qui. Sì, guarda, è scritto, no? Noi gli abbiamo detto madlova, che vuol dire grazie, e lui ha fatto un bel sorriso. L'unica cosa che abbiamo tradotto è la domanda se fosse piccante o meno. Ha detto di no. Perché non ci piaceva piccante, perché qui il piccante gli dà di brutto. Ha detto di no, ci siamo fidati. E un bel barattolone di sugone fatto in casa alla georgiana l'assaggeremo. 10 lari, che sono poco più di 3 euro. Abbiamo ringraziato nella sua lingua madlova e lui si è gasato come se non ci fosse un domani. Mega sorriso e non si torna da Charlie. Esatto. Allora, credo forse questi dovrebbero essere i cacciapuri, non ci si capisce niente. Perché ci sono di varie versioni. Proviamo uno di questi con la carne. Hello. Hello? Cacciapuri? Cacciapuri? Ah, meat? No, lo bio. Lo bio che è? È un'altra cosa. Ah, cacciapuri. Cacciapuri? Con l'uovo. l'uovo. Ah, Cheese, and egg. Formaggio e uovo. formaggio e uova e Quella- cacciapuri. Un'altra roba da mangiare. Niente ragazzi, non abbiamo resistito e quindi cacciapuri sia. Cacciapuri.
assaggiamo il cacciapuri, che è fatto con l'uovo e il formaggio. Questo è ripieno di uovo e formaggio. Che ti dico qua? Buono? Alimento nazionale. Oggi proviamo proprio tutti i prodotti tipici georgiani, quelli più famosi. C'è anche il tovagliolino.